È importante che la Sardegna, attraverso le sue autorità sanitarie, l'università, il Dipartimento di Medicina Veterinaria, svolga un'attività di vigilanza, perché sono dei patogeni e degli insetti che non è possibile controllare più come il movimento degli animali o delle persone. Per cui questo è uno dei motivi per cui abbiamo realizzato con il collega Alberto Alberti, ma soprattutto con Luigi Sedda, sardo, che lavora ormai da 10 anni a Lancaster e si occupa proprio di sorveglianza, di epidemiologia di questo tipo di malattie, questo workshop a cui hanno partecipato oltre 20 esperti internazionali di grandissima caratura provenienti da 10 nazioni diverse. E c'è un interesse, soprattutto nel Regno Unito, di prepararsi alle prossime epidemie, che potrebbero essere anche delle pandemie, chiaramente. E per questo stiamo cercando di creare dei network, delle collaborazioni con i paesi mediterranei, dove di solito queste malattie iniziano e poi tendono a espandersi nel nord Europa sino ad arrivare al Regno Unito. Il Covid-19 è venuto da un ambiente selvatico, di animali che erano selvatici, portati a un ambiente urbano. E questo è un esempio molto importante di un concetto che è lo spillover, ossia noi in un contesto in cui stiamo e conviviamo ogni volta più vicino agli animali, all'ambiente in cui stiamo, avremo quindi la possibilità di vedere più malattie o più patogeni in questi contesti. It's very likely that new diseases will emerge because you can't control birds coming over the border. And they can carry them with ticks, or the bird itself can be infected as well. So it's important to work with Africa and make sure that we know what diseases is present in Africa that can cause disease there that's often underreported, and then also have a plan of action for when it arrives in Europe. Attraverso i nostri comportamenti possiamo migliorare la salute dei nostri animali, attraverso per esempio la prevenzione di alcune malattie che coinvolgono anche i nostri animali, ma anche nel migliorare la gestione dell'ambiente, che come sappiamo è cruciale proprio per favorire la presenza di vettori nell'ambiente. Delle volte si parla del cambiamento climatico come se fosse qualcosa che accadrà nel futuro e sarà responsabilità di qualcun altro, ma invece siamo noi che dobbiamo reagire immediatamente. E quello che stiamo vedendo è che le distribuzioni sia dei vettori che dei patogeni stanno cambiando. Non è necessariamente che stiano aumentando, perché ci sono dei posti dove le temperature per esempio saranno troppo alte e delle specie che sono abituate a vivere in quei posti già non saranno più capaci di stare là, quindi vedremo spostamenti verso regioni più alte, latitudini più alte, e anche vedremo forse contrazioni della distribuzione nelle parti in cui le condizioni saranno troppo estreme. We need to be keeping a very good or having a very good surveillance system to be able to proactively survey any entrance of any malaria case and be ready to just stop it as soon as it's in the country. So Il nostro paese, anche non solo la Sardegna ma anche l'Italia stessa, è proprio nel mezzo del Mediterraneo, quindi diciamo crocevia per parassiti, artropodi di interesse sanitario, quindi è cruciale poter implementare una sorveglianza attiva da parte delle nostre autorità governative per appunto monitorare l'introduzione, la presenza, la diffusione di artropodi nuovi di interesse sanitario che potrebbero veicolare nel nostro paese parassiti importati oppure già presenti che però potrebbero diffondersi.